Ciao a tutti, bentornati. Oggi, sempre della serie Reagiamo alle diete estreme dei bodybuilder, reagiremo alla dieta di Andrea Presti, visto che me l'avete chiesto in tantissimi. Una cosa importante, se volete continuare a vedere video sempre più interessanti, ma soprattutto che possano esservi utili, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. Grazie, vi voglio bene. Oggi in particolare andremo a reagire a un full day of eating, non troppo recente, di una sua off-season. Sì, lo so che mi dite sempre sì, ma quel video non è recente, è vecchio, lo so, però il problema è che questi youtuber non pubblicano più alimentazioni del genere, forse perché l'hanno già fatto tante volte, quindi andrò a prendere un video esplicativo della loro alimentazione, in questo caso quella di Andrea Presti, ok? Quindi non mi linciate per favore. Cominciamo con la colazione. Qui vedete già gli ingredienti, quindi 200 g di pane di kamut, 400 g di albume, 2 uova intere e circa 20 g di burro di noci. Allora, come immaginavo, la sua alimentazione parte già dall'essere molto pulita, anche in off-season. I soggetti un po' più seri e all'antica, se posso dire così, tendono a preferire sempre la semplicità delle fonti, che dal punto di vista salutistico è ovviamente consigliata, però poi dobbiamo vedere come procede nel corso della giornata per capire se sceglie di fare un'alimentazione molto restrittiva dal punto di vista degli alimenti oppure spazia un po' di più. Comunque in generale questa colazione ha all'incirca 1 migliaio di calorie, precisamente 992, 78,6 grammi di proteine, comprese quelle diciamo provenienti dal pane, ad esempio, che sono a basso valore biologico, però ricordiamo che devono essere sempre conteggiate all'interno del totale. Quindi quando si dice ad esempio devi mangiare 2 grammi per chilo di peso corporeo di proteine al giorno, si intende 2 grammi che comprendono anche quelle a basso valore biologico, quindi è già considerato nel conteggio, ok? Che c'è una parte a più alto valore biologico e una parte a più basso valore biologico ovviamente. Carboidrati 106,4 grammi, 106 grammi, grassi 27. In generale possiamo definire questa colazione abbastanza bilanciata, sicuramente ipercalorica, per il momento corretta per il suo peso, perché consideriamo che lui pesa 130 kg, quindi andrà ad assumere, penso, prevedo, circa un 2 grammi per chilo di peso corporeo di proteina al giorno. Andare oltre non avrebbe senso, quindi circa 260 grammi di proteine, e in questo caso è 8, 16, 24, sta quasi a un terzo delle proteine totali della giornata, probabilmente. Carboidrati giusti, grassi giusti, tra l'altro le fonti sono molto buone perché il tuorlo e le noci che contengono moltissimi omega 3 che fanno tanto bene e che spesso tendiamo a dimenticarci, soprattutto i bodybuilder che tendono ad utilizzare spesso mandorle e burro d'arachidi che contengono poco omega 3 rispetto alle noci, quindi bene. Per adesso va bene. Il kamut è una fonte di carboidrati come tutte le altre, potrebbe utilizzare avena o quant'altro, lui dice si trova bene così, e comunque come sappiamo il gusto è molto importante nell'alimentazione, soprattutto in fase di massa, perché altrimenti si fa fatica a raggiungere quelle moli di cibo. Sul tavolo avete 2 cose che non ho annunciato prima. Marmellata, senza zuccheri, o meglio solo con polialcoli, quindi non ha proprio presenza di zuccheri. Infatti se guardate i valori, la marmellata presenta 36 calorie per 100 grammi. Non la considero per lo stesso motivo della quantità del burro d'arachidi. Non è rilevante, ha un quantitativo calorico talmente basso che in questo momento la preparazione non va a incidere in maniera importante sul mio conteggio complessivo. Ok, per quanto riguarda la marmellata, ci sta, è una marmellata, non marmellata perché alla fine è una sorta di, come se fosse uno sciroppo 0 calorie, no? Però nel suo caso, essendo in fase di massa, io capisco comunque la volontà di rendere l'alimentazione super, super pulita, però un po' di marmellata non gli avrebbe fatto male, considerando la sua massa muscolare e quindi considerando anche che gli zuccheri lui li utilizza anche in maniera ottimale, a meno che non abbia patologie, ma non penso, altrimenti non farebbe questo sport, questa disciplina. Proseguiamo. Metto il dolcificante anche sulla marmellata o in questo caso sul burro di noce. È un fattore di gusto. Ok, il dolcificante sul pane con la marmellata.
quello che dicevo appena prima è che avrebbe potuto utilizzare tranquillamente una marmellata classica, dolcissima, perché le marmellate ad esempio Zueg sono dolcissime, sono zuccherine, e invece non capisco, utilizza il dolcificante dietetic con lo 0 calorie al posto di una marmellata classica per limitare le calorie in massa. Cioè, l'avrei capito magari in definizione, sì, ma in massa non capisco proprio questa cosa. Io marmellata classica l'avrei messa tranquillamente. Allora, ho già messo a bollire l'acqua per il riso Ok. e piglio adesso il pollo. Ovviamente da buon chef Ammazza! stellato. Ma l'ho che preparato frigo, prima che c'è la scongelato, frigorifera a vedete? casa, un pozzetto gigante, Scongelatissimo. un Vi farò surgelatore vedere del una supermercato. tecnica culinaria meravigliosa. Pollo preparato prima. In questa pentola grande poi ho messo a bollire l'acqua per i 240 grammi di coperchio riso è? basmati, che corrispondono a 2 porzioni. E in questa più piccola 120 grammi di riso nero venere, che avendo un tempo di cottura più lungo l'ho diviso dall'altro. Questa è la preparazione di 3 paste composti da 120 grammi di riso, 250 grammi di pollo, quindi questo blocco di pollo sono 750 grammi. Cioè, ditemi se non è invitante questo pollo, sinceri. Quindi erano 2 Mamma mia, porzioni buonissimo. di 120 grammi l'uno, quindi totale 240 grammi. La divisione dei pasti la faccio in questo modo: peso il totale a cotto, sapendo che da crudo sono 240 grammi e da cotto 120 grammi a sono pasto di riso. 522 grammi, 523. Allora, lui pesa il suo riso a cotto, cioè in realtà sì, fa la divisione sapendo quanto pesa il riso a cotto. Lui dice qui pesa 523 grammi, quindi è come se fosse il doppio, 2 punto qualcosa insomma. Sì, circa 2 e mezzo. Effettivamente il riso a cotto pesa 2,5 volte il peso a crudo, quindi in realtà il riso si può pesare, il riso, la pasta si possono pesare anche a cotto. 120 riso, 250 pollo, easy, un po' di passata di pomodoro, non salsa, passata. Discorso sale affrontato prima durante la colazione, anche qua a sensazione quanto basta. Discorso grassi, 25-30 grammi di olio a pasto. Quindi al momento sta mangiando soltanto riso, pollo e passata di pomodoro con un po' d'olio. Manca la frutta adesso, mancano le verdure, cioè quindi adesso non ho ancora mangiato frutta e verdura e questo è un male, almeno un po' di verdura. Comunque 30 grammi di olio a pasta sono tantini, cioè si sentono proprio a livello di sapore, sono pesanti, cioè pizzicano quasi, però se lui si trova bene, bene così. Il sale dice che va un po' a sensazione ed è giusto che sia così. Il sale non fa male nei soggetti che si allenano, l'importante è non si esageri, l'importante è che si beva la giusta quantità di acqua e poi ovviamente non bisogna eccedere, però andare un po' così a coprire le pietanze sicuramente non fa male. Quindi assume 120 grammi di riso basmati, come ci ha già detto, perché noi ne ha cotti 2,40 per 2 pasti, quindi 120 grammi. Petto di pollo 250 grammi, nemmeno una quota così eccessiva, mi aspettavo peggio, diciamo. Olio 30 grammi, quindi totale anche qui circa 1 migliaio di calorie, 9,50, di cui 68 grammi di proteine ci sta, 96 grammi di carboidrati ci sta, 30 grammi di grassi, quindi diciamo che tende a mantenere sempre quella quota di 25-30 grammi di grassi a pasto. Al momento siamo a 2000 calorie al giorno, quindi per essere al secondo pasto sì, è plausibile che lui stia sulle 5000 totali. Comunque per la questione proteica, anche se è vero che non è importantissimo quante proteine si assumono in ogni pasto, cioè nel senso importante sono quelle che si assumono in giornata, ma alcuni studi hanno visto che l'assimilazione, l'assorbimento, la sintesi proteica sono tutte ottimizzate se le proteine vengono un minimo suddivise, ok? Cioè invece che in 1-2 pasti, in 4-5 pasti. Allora, siamo arrivati in palestra e siamo al terzo pasto, il pasto pre-workout. Come vi avevo anticipato, 120 grammi di riso venere. Alla fine ho optato per la carne rossa che ho cotto nello stesso meraviglioso modo del pollo, quindi vedete, macinato magro di carne rossa, Bollito. proprio bollito. Bah. E poi ci ho messo un po' di colore, tra virgolette, con qualche legume e un po' di cavolfiori. In questo periodo le verdure per me sono solo un contorno, perché tutte le parti, diciamo,
tutti i microelementi derivanti dalle verdure li prendo con integrazione, quindi la verdura non è così fondamentale da un punto di vista nutrizionale, però la utilizzo perché mi piace. Il bodybuilding, lo sappiamo, non è salute, quindi un minimo dobbiamo sacrificare qualcosa. Però, ecco, le verdure, per favore, le verdure, anche un po' la frutta, non le sacrifichiamo, perché si può inserire tranquillamente senza far fatica a mangiare proprio, in termini di volume. Non dico di eccedere, però un minimo. Però non ho capito una cosa, cioè avrei scambiato i due pasti. Cioè lui dice che ok, non utilizza l'olio e quindi non utilizza i grassi pre-workout perché non li riesce a digerire, e effettivamente è così. Però avrei messo i cavolfiori e i legumi nel pasto precedente, cioè ora siamo in prossimità dall'allenamento, sono comunque cavolfiori e legumi, sono comunque degli alimenti che hanno bisogno di più tempo per essere digeriti per via delle fibre, appunto. E poi non capisco le proteine pre-workout, cioè non le digerirà mai, mai. Quindi non lo capisco questa cosa, vediamo se ce la spiega tra poco. Ah. Ok, quindi no, anche l'olio, 30 grammi pre-workout, ma perché? Pensavo che questa cosa l'avesse fatta bene. No, va bene, sì, molto bilanciato, ma non capisco assolutamente perché grassi e proteine pre-workout. E poi il riso venere, che è più fibroso del riso normale. Cioè, avrei fatto totalmente altro. Cioè, avrei utilizzato della frutta essiccata, tipo albicocche secche, datteri, oppure frutta fresca, oppure se gli piace tanto il riso, però non quello venere, magari quello normale, quello basmati, oppure qualche galletta con miele e sale, ma non questo. 120 grammi di crema di riso, 60 grammi di idrolizzate e latte di riso da utilizzare con le proteine in quantità indefinita, perché come, o meglio, alla stregua della marmellata senza zucchero, della pasta di pomodoro, non incide in maniera significativa in questo momento la preparazione con il conteggio giornaliero calorico dei macronutrienti. Cancelliamo la crema di riso e andiamo su degli alimenti che hanno più calorie e quindi avrebbero l'obiettivo, in questo caso meglio avrebbero lo scopo di darmi quel plus calorico, appunto, che secondo me adesso è necessario per riempirmi, per darmi una ricarica di glicogeno completa. Quindi come fonte di carboidrati utilizzo i plum cake. Io approvo questa scelta molto, anzi devo dire grazie Andrea, perché anch'io concordo sull'utilizzare comunque una merendina, anche se confezionata, perché ogni tanto un po' di sapore ci vuole, ogni tanto un po' di qualcosa che ci appaghi dal punto di vista mentale ci vuole. Il plum cake comunque è una merendina che appaga. Proteine in polvere e latte di riso. Il latte di riso lo utilizza per le proteine in polvere. In questo caso il pasto post workout ha 1137 calorie, di cui 36 grammi di grassi, 136 carboidrati e 61 grammi di proteine. Anche qui proteine giuste, carboidrati giusti, grassi. Io non sono completamente contro l'utilizzare i grassi post workout, perché non è fondamentale utilizzare solo proteine e carboidrati punto post workout, perché altrimenti rallenti la digestione, anche perché la finestra anabolica non dura mezz'ora, cioè dura ore, quindi comunque in ore si riescono a digerire questi plum cake nonostante i grassi in essi contenuti, quindi ci può stare come scelta. Diciamo tendenzialmente se si vuole recuperare un po' più in fretta, no? Si vuole dare un po' più in fretta al muscolo carboidrati e proteine, si tende a non utilizzare i grassi, però non sono, ripeto, completamente contro questa scelta, ci sta. Ok ragazzi, come vi intuite dalla scritta, pollo, quindi ultimo pasto di quelli preparati per oggi, quinto pasto complessivo. Le quantità le sapete già: 120 grammi di riso, 250 grammi di pollo, e come il pasto precedente abbiamo messo qualcosa per dare un po' di gusto e un po' di colore. Da qui solito condimento, quindi circa 3 cucchiai di olio. Il fatto che non pesi l'olio e lo metta così senza stare lì a pesare il grammo è una cosa apprezzabile, perché non c'è bisogno di farlo, soprattutto in fase di massa, cioè ogni tanto si può andare anche a occhio. Riso basmati, pezzo di pollo, olio evo e legumi e olive
Sì, ma perché sempre per riso e petto di pollo? Ma fatti un piatto di pasta, soprattutto perché è in off season c'è la pasta, che cosa cambia rispetto al... Cioè ti fai una pasta con ragù, per dire. Pasta ragù, perfetta, saziante, buona, appagante. Quindi, totale 950 calorie, 30 grammi di grassi, 96 carboidrati e 68 proteine. Anche qui direi non male come bilanciamento, ma è sempre lo stesso, mangio sempre le stesse cose, ci sta che siano sempre bilanciati allo stesso modo. No, io avrei variato molto di più l'alimentazione. Continuiamo. Ok, abbiamo il conteggio totale delle calorie, dei grassi, dei carboidrati e delle proteine, dei macros. 320 grammi di proteine. 320 grammi di proteine vuol dire 130 grammi, abbondanti 2,5 grammi di proteina al giorno. Fatemi fare il calcolo perché non vorrei dire cavolate. Avevo ragione. E sì, sono 2,46 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. Sono eccessive, a mio avviso. Sono eccessive, soprattutto perché non utilizza alcun tipo, a parte il riso, alcun tipo di proteina vegetale. Sono tutte proteine ad altissimo valore biologico, quindi avrei abbassato un pochettino, anche perché i carboidrati hanno un effetto anticatabolico, quindi non c'è bisogno di tenere proteine così alte, ma comunque sappiamo anche che queste indicazioni che io do valgono per i soggetti natural, cioè questa secondo la fisiologia. Ovviamente se i soggetti enhanced, cioè i soggetti che fanno utilizzo, devono seguire delle regole ben diverse, hanno una sintesi proteica più veloce, più maggiorata, diciamo, e quindi può essere comprensibile che lui assuma tutte queste proteine, ma un soggetto sano no, non deve assumerne così tante, soprattutto in fase di massa, perché i carboidrati hanno un effetto anticatabolico, le proteine possono essere anche più basse, anche 1,6 grammi per chilo di peso corporeo sono perfette. Ci sono tantissimi studi a riguardo che confermano appunto questa grammatura in fase di massa per i soggetti natural. Carboidrati 516 grammi, quindi è un'ottima quota, anche qui sono circa 4 grammi, 4 grammi circa per chilo di peso corporeo, e grassi 173, che anche qui sono più di 1 grammo per chilo di peso corporeo, saranno appunto 1,5, ma ci può stare come grammatura. È un'alimentazione molto bilanciata dal punto di vista dei macronutrienti, su quello non ci piove. Il problema però dove sta? Noi parliamo sempre di sostenibilità dell'alimentazione, sappiamo che comunque il bodybuilding non è una disciplina per tutti, il fitness, quello a cui molte persone, anche molti di voi, aspirano, e in questo caso non si tratta proprio di fitness, cioè il fitness non è questo, a mio avviso. Questo è bodybuilding estremo, anche assumendo comunque un 20% delle calorie totali, quindi 20% vuol dire 1000 calorie al giorno, da alimenti un po' più sporchi, come lui ha fatto alla fine con i plum cake, cioè sporchi poi, diciamo, consideriamoli sporchi, quindi da questo lato sono d'accordo, non nella scelta che lui ha fatto. Il problema però arriva sulla varietà alimentare, cioè bisogna variare, bisogna utilizzare fonti diverse, bisogna non mangiare sempre la stessa cosa, sia perché il nostro cervello si stanca, sia perché non è salutare mangiare sempre la stessa cosa, sempre la stessa fonte. Poi c'è solo carne, cioè in eccesso non fa bene, come qualsiasi cosa. E avrei utilizzato magari del pesce, ok, magari non gli piace il pesce non piace a molti, però avrei utilizzato tante altre fonti diverse che non fossero appunto il petto di pollo. Anche utilizzare ogni tanto delle fonti vegetali come legumi, magari anche la pasta di legumi, cioè non per forza il legume che comunque sazia molto, ma la pasta di legumi potrebbe aiutare a rendere tutto più vario, diciamo. Quindi purtroppo sì, dal punto di vista dei macronutrienti l'alimentazione può essere anche un 10, ma l'alimentazione non è solo macronutrienti, l'alimentazione deve tener conto anche della nostra psicologia, dei nostri gusti, delle nostre voglie, quindi anche in questo caso non approvo. Diciamo che tra tutte le alimentazioni, tra quelle che ho fatto fino adesso, quindi di Danny Lazarin, Sam Sulek e la sua è la migliore, perché Danny e Sam Sulek sono due estremi opposti. Ecco, però magari un'alimentazione un po' più flessibile di questa sicuramente non farebbe male alla sua salute, anzi ne gioverebbe anche la sua testolina. Quindi grazie per essere stati con me,
Se vi piace questa serie, vi piacciono queste reazioni, scrivetemi sotto nei commenti un altro soggetto, che sia italiano, americano, a cui poter fare una reazione, diciamo, alla sua alimentazione. Va bene? Ci vediamo al prossimo video. Un bacio!